Oggi vi porto con me da Agra a Delhi, passando dalle strade affollate fino a un luogo davvero unico, uno degli osservatori astronomici più antichi e affascinanti dell'India. Ma non solo. Durante questa giornata esplorerò il cuore pulsante della città, tra mercati colorati, bancarelle ricche di oggetti curiosi e una sorpresa che non potevo aspettarmi. Dopo aver lasciato Agra, arrivo nella caotica ma magnifica Delhi, dove mi concedo un po' di relax e un hotel di lusso, ma il vero viaggio inizia quando metto il piede nelle strade della città, tra rickshaw, venditori ambulanti e l'energia travolgente della capitale indiana. Riuscirò a trovare quello che cerco? E poi il pezzo forte, l'osservatorio astronomico Jantar Mantar, un luogo incredibile dove secoli fa si studiavano le stelle con strumenti giganteschi costruiti in pietra. Ma come funziona esattamente e cosa rende questo posto così speciale? Preparatevi a un mix di storia, cultura e avventura tra il fascino dell'India e le sue mille sorprese. Andiamo! Oggi è il giorno in cui lascio Agra. Dopo aver visitato il Taj Mahal e il Forte Rosso, è arrivato il momento di proseguire il viaggio. Salgo a bordo di un'auto diretta a Delhi, la capitale dell'India. Il tragitto dura diverse ore, ma mi permette di osservare il paesaggio cambiare, dalle strade trafficate di Agra ai grandi viali di Delhi. Arrivato, finalmente, mi prendo un tuk-tuk e mi dirigo verso il mio hotel. Questa volta ho scelto qualcosa di diverso. Un po' di lusso non guasta ogni tanto. Oggi il lusso è più sfrenato. E siamo sui 17 euro al giorno. Agnetto sempre con il secchio. Dopo una rapida sistemata esco per esplorare la zona. Mi trovo vicino alla stazione di Nuova Delhi, un'area sempre piena di vita. Tra i mercati affollati, tuk-tuk che sfrecciano e bancarelle di street food, l'atmosfera è incredibile. Questa città non dorme mai. Camminando mi fermo ad osservare alcuni venditori ambulanti. Spezie, tè, souvenir. Qui si trova davvero di tutto. L'obiettivo di oggi è raggiungere un luogo davvero speciale, uno degli osservatori astronomici più antichi dell'India. Si chiama Jantar Mantar ed è un complesso affascinante costruito nel XVIII secolo per studiare i movimenti degli astri. Mentre cammino mi guardo intorno, piccoli negozi, venditori ambulanti che offrono chai bollente e l'odore delle spezie che riempie l'aria. A un certo punto noto una bancarella che vende samosa appena fritte. Il profumo è irresistibile, quasi quasi ne prendo una. Assaporare lo street food in India è un'esperienza unica. Ogni sapore racconta una storia. Dopo questa breve sosta riprendo il cammino. Delhi è una città che non smette mai di sorprendere. Da un lato i palazzi moderni e la frenesia della capitale, dall'altro i templi antichi e i mercati tradizionali. Continuo a camminare tra le strade di Delhi, osservando la vita quotidiana che scorre intorno a me. Ogni angolo sembra raccontare una storia tra venditori di strada, rickshaw che sfrecciano e persone impegnate nelle loro attività. Ad un certo punto noto una bancarella piena di frutta esotica, mango, papaya, guava. I colori sono incredibili, un'esplosione di sfumature tra il giallo e l'arancione. Attraverso la strada con attenzione, qui il traffico non si ferma mai. Seguo il flusso delle persone
e mi infilo in un piccolo vicolo che porta verso la mia destinazione. Do you like to cook? Oh, thank you. That side is better. Ciao a tutti, sono rientrato da David. Oggi vado a visitare l'osservatorio astronomico più antico del mondo. Facciamo un riposino su questa seduta. È una persona? Non è possibile. Degli solari sotto gli alberi. Ed eccolo, finalmente davanti a me si apre l'ingresso di Jantar-Mantar, l'antico osservatorio astronomico. Ora non resta che entrare e scoprire questo incredibile luogo. Con l'ingresso di Jantar-Mantar, uno dei più antichi osservatori astronomici dell'India, fu costruito nel 1724 da Maharaja Jai Singh II. Questo complesso è una meraviglia dell'ingegneria e della scienza. Jai Singh II non era solo un sovrano, ma anche un grande appassionato di astronomia. Voleva migliorare le misurazioni astronomiche dell'epoca e per farlo fece costruire 5 osservatori in 5 diverse città dell'India. Quello di Delhi è uno dei più importanti. Appena entro, mi trovo davanti a una serie di enormi strumenti astronomici in pietra. Sembrano quasi delle sculture moderne, ma in realtà servivano per osservare il cielo con estrema precisione. Qui ogni struttura ha una funzione specifica. Alcune servivano per misurare il tempo, altre per calcolare la posizione dei pianeti e persino per prevedere le eclissi, senza telescopi, ma solo con il gioco di ombre e angoli. Gli astronomi dell'epoca riuscivano a fare calcoli impressionanti. Il più imponente tra tutti è Samarat Yantra, il gigantesco quadrante solare, è alto più di 27 metri e permette di misurare il tempo con una precisione incredibile, a appena 2 secondi di errore. Anche oggi, dopo secoli, è ancora perfettamente funzionante. Cammino tra questi strumenti con un senso di stupore, pensando che quasi 300 anni fa si studiava il cielo con questi metodi in una maniera affascinante. Ogni angolo di questo luogo racconta una storia di intelligenza e ingegno. Mi fermo ad osservare il nostro strumento, il Mishra Yantra, usato per determinare il solstizio d'inverno ed estate. Ogni dettaglio è stato progettato con una precisione incredibile ed è incredibile come tutto questo funzioni anche oggi. Qui a Jantar-Mantar non ci sono telescopi né tecnologie moderne, ma solo la conoscenza della geometria e della matematica applicata all'astronomia, un vero capolavoro dell'ingegno umano. Continuo a camminare tra le varie strutture, cercando di immaginare gli studiosi che, secoli fa, si muovevano tra questi strumenti per calcolare la posizione delle stelle. Proseguo la mia esplorazione tra queste incredibili strutture. È strano pensare che tutto questo sia stato costruito a mano, con calcoli fatti senza l'ausilio di strumenti moderni. Mi fermo davanti al Ram Yantra, un curioso strumento cilindrico usato per misurare l'altezza e l'azimut degli astri. Il suo design è unico.
colonne verticali e linee concentriche incise nel pavimento. Guardandolo sembra quasi un tempio dedicato alle stelle. Osservando bene, noto che ogni segno incrociato tra le colonne e il pavimento serviva a determinare la posizione esatta di un pianeta o di una stella in un dato momento, un modo ingegnoso per tracciare il cielo. Poco più avanti c'è un altro strumento particolare, il Jai Prakash Yantra. Questo è formato da due enormi semisfere scavati nel terreno con delle linee incise all'interno. Anche questo serviva a calcolare coordinate celesti. Ritorno vicino a Smat Yantra. Il grande quadrante solare, visto da questa angolazione, è ancora più imponente. L'ombra proiettata dal suo enorme gnomone si muove lentamente, segnando il passare dei minuti con incredibile precisione. Oggi siamo abituati a guardare l'ora sugli smartphone e sugli orologi digitali, ma qui nel XVIII secolo il tempo si misurava osservando la posizione del Sole su queste scale incise nella pietra. Camminando tra questi strumenti mi viene da pensare a quanto fosse avanzata l'astronomia in India già secoli fa. Qui gli studiosi non si basavano solo sulla teoria, ma costruivano strumenti enormi per osservare direttamente il movimento degli astri. C'è intenzione di sedermi lì sopra, ma mi vengono a gridare. Sicuro. Cioè, il fatto di arrivare lì, la panchina, come cavolo devo fare? Continuo a camminare tra gli strumenti, lasciandomi trasportare dalla storia e dall'atmosfera di questo posto. L'aria è calma, ci sono pochi turisti e il sole inizia a calare, creando giochi di luce tra le pietre antiche. Mi fermo un attimo a guardarmi intorno. Questo osservatorio non è solo un luogo di scienza, ma anche un posto che invita alla riflessione. Guardare il cielo, cercare di capirlo, è qualcosa che accomuna tutti gli esseri umani da sempre. Resto ancora qualche minuto in silenzio, osservando i dettagli delle strutture e immaginando il lavoro degli astronomi che, secoli fa, usavano questi strumenti per decifrare i misteri del cosmo. Dopo aver esplorato l'osservatorio, esco e mi immergo in un'atmosfera completamente diversa. Le strade qui sono piene di bancarelle che vendono articoli religiosi, tessuti colorati e oggetti curiosi.
fatto il bucato? Questo è il tempio indù che si trova vicino all'osservatorio astronomico, però l'abbiamo già visitato l'altra volta durante il viaggio scorso in India, quindi evito di andarci. Se nel caso guardate il video precedente se vi interessa. Dopo tanto girovagare, decido di fermarmi a comprare un po' di frutta. Scelgo una guava, che qui è molto diffusa, è più o meno come una mela, e il venditore me la taglia a spicchi, visto che non ho il coltello in albergo, e mi dà una spedia da spolverarci sopra. E la spedia, se non mi sbaglio, dovrebbe essere la chaat masala. È una miscela speziata che contiene sale nero, cumino, coriandolo, mango essiccato, e pepe nero e altre spezie. È un sapore leggermente piccante, salato e agrumato che esalta la dolcezza della guava. Poi ho preso anche un dragon fruit e delle banane e delle patatine piccanti e delle altre snack sempre piccante. Con questo farò la cena. Oggi cena a base di frutta. Questo frutto che ancora non ho capito come si chiama. Insieme a questo frutto mi ha dato questa polverina da mettere sopra. No, vabbè. Poi ho preso il dragon fruit, me lo sono fatto aprire e spaccare in due perché non c'è il coltello, un po' di patatine piccanti, le solite, le banane, un po' di questi croccantini.